Salve a tutti e bentornati su White One Racing, nella terza parte del video dedicato alla preparazione di una Vespa da pista Formula Endurance. Ritirati finalmente i carter dalla rettifica, potremo effettuare le misure delle fasi e la lavorazione dei travasi e della valvola. Applicheremo anche dello stucco epossidico bicomponente in zona valvola, al fine di aumentare il passaggio del condotto. Le luci del cilindro non saranno lavorate, perché ricercheremo la potenza massima ad un regime non troppo alto ed anche in funzione di questo regime non eccessivamente elevato eseguiremo il progetto della marmitta. Faremo in modo di avere un'altezza di squish di circa 1 mm e l'anello che formerà questa altezza sarà composto di rame. Infatti interporrò tra cilindro e testa una guarnizione in rame allettata da 1 mm. Per fare questo ho dovuto rimuovere il dente di centraggio dal cilindro e poi successivamente, lo vedremo in un altro video, toglierò anche del materiale dalla testa per portarla a zero. Per rendere più rapide e meno noiose le operazioni di misura ho già provveduto a montare sia il disco graduato che il nostro riferimento, a fare lo zero sul bordo superiore della luce di scarico, montare l'albero con un finto cuscinetto e mettere tra cilindro e carter uno spessore da 1 mm in modo da verificare quali sono le fasi con questo spessore. Mettere questo spessore tra cilindro e carter è stato necessario perché abbiamo dovuto spianare la base del carter al fine di avere una tenuta sufficiente in zona travasi, visto che sono abbastanza grandi, e anche perché la precedente lavorazione che era stata fatta a questo motore non consentiva la perfetta sigillatura del carter con il cilindro proprio in zona travasi. Allora, verifichiamo sempre con lo spessimetro da, vediamo se si legge, 20, quindi 2 decimi, lo mettiamo, andiamo a verificare che effettivamente sia sullo 0, sì, effettivamente è sullo 0. Adesso giriamo l'albero, apriamo e chiudiamo completamente la luce di scarico così da verificarne la fase. Ecco qui. Allora, qui leggiamo 173, tuttavia dopo 180 torna indietro, quindi qui siamo a 187 di scarico. Perfetto. Poi giriamo l'albero, ecco qui, e leggiamo 127, quindi questo cilindro spessorato 1 mm da sotto avrà fasi 127, 187, un differenziale di 60 e quindi sufficiente per il funzionamento di una Vespa da pista, non esagerato, quindi adatto alla Formula Endurance, e che ci consentirà di avere sia un'affidabilità sufficiente del propulsore e sia una buona elasticità senza l'impiego di rapporti eccessivamente corti che solleciterebbero di più il carter motore. Dopo aver verificato le fasi, cerchiamo di capire quanto spazio rimane al punto morto superiore tra la fine del cilindro, quindi dove appoggeremo effettivamente la testata, e il cielo del pistone. Allora, portiamo il pistone al punto morto superiore, ecco qua. Probabilmente nel video non si riesce a vedere, tuttavia con questo spessore il pistone arriva esattamente in pari
potrà esserci qualche decimo di differenza, quindi utilizzando una guarnizione da 1 mm o da 0,8 riusciremo ad ottenere lo squish desiderato, ma soprattutto avremo una banda che circonda la camera di scoppio completamente in rame, che farà in modo di asportare il calore creando un anello freddo intorno appunto alla camera di scoppio. Prima di cominciare le lavorazioni in zona aspirazione e in zona travasi vorrei farvi vedere quali sono state le lavorazioni che abbiamo effettuato su questo carter. È stato spianato il basamento riportandolo in piano e perfettamente ortogonale rispetto alla canna del cilindro. Poi è stato ripreso questo piano qui, quello di aspirazione, per fare in modo di allargare la superficie di tenuta e quindi consentirci di allargare questa parte di condotto, così da avere meno ostacolo possibile davanti alle lamelle. Poi torneremo su questa parte perché dovrò spiegarvi come metterò la resina epossidica. All'interno del carter il carter è stato barenato. Non fatevi ingannare dal fatto che qui è lucido e qui no, perché osservando più da vicino si vede che anche qui è stato toccato, però è proprio appena pelato, quindi diciamo, il lavoro è stato eseguito correttamente. Come vi dicevo prima, parliamo del riporto. Questo semicarter lo togliamo che non ci serve, del riporto da eseguire in zona aspirazione mediante resina epossidica. Dunque, quella che userò io è l'ormai conosciutissima Asportec, quella gialla e celeste, che mescolata diventa verde. Allora, la zona da applicare è questa, la zona in cui applicare la resina è questa. Ovviamente il carter andrà prima trattato, andrà scaldato in questa zona con la pistola termica, in modo da far uscire dal carter eventuali residui di olio. Poi andrà sgrassato molto bene con il lavafreni e poi andrà migliorata l'aderenza della superficie facendo con un bulino dei puntini che serviranno proprio a migliorare l'aderenza della resina al carter. Allora, la resina però la applicheremo soltanto dopo aver lavorato il condotto, perché se la applichiamo prima succede che durante la lavorazione l'alluminio si scalda e anche se quella resina lì resiste molto bene fino a 150-170 gradi, così dicono le istruzioni, io preferisco, per eccesso di sicurezza, applicarla dopo aver lavorato il condotto, specie perché facendo in questo modo e facendola poi indurire, il ricciolo di resina che va a riempire il foro che farò all'interno del condotto migliorerà ancora l'aderenza rispetto al condotto stesso. Quindi questa è un'accortezza che io vi consiglio, visto che comunque non vi costa niente né lavoro in più né tantomeno ulteriori lavorazioni, sono sempre le stesse. L'unica cosa da fare in più è poi togliere il leggero eccesso di resina che andrà all'interno del condotto, ma è veramente un lavoro di 5 minuti. Ovviamente prima di eseguire queste lavorazioni dobbiamo stabilire quanto lavorare e dove. Per farlo ho costruito una guarnizione in carta che ci servirà da tema per vedere dove e quanto lavorare. Allora, la guarnizione copia esattamente, più o meno, insomma, il foro del collettore. Quindi la prima operazione che facciamo è applicare questa guarnizione sul carter e verificare dove si può lavorare e quanto si può lavorare. Osservando la valvola è possibile stabilire quanto e dove lavorarla. Innanzitutto
vediamo adesso il foro sul collettore com'è rispetto alla foratura del condotto di aspirazione. Allora, centriamo, eccoci qua, e noi rispetto all'attuale forma della valvola siamo così, più o meno. Ecco qua. In blu è l'attuale forma della valvola. Come possiamo lavorarla? Beh, molto semplice. In realtà possiamo lavorarla nell'unico punto in cui è possibile, ovvero qui, qua. Perché da questa parte, per lavorare ulteriormente, bisognerebbe rimuovere questo prigioniero. Ed è un'operazione che ho già fatto su motori da pista, ma che non voglio assolutamente fare su questo motore da endurance, proprio per garantire l'affidabilità generale e la resistenza complessiva di tutto l'insieme motore. Quindi possiamo ipotizzare una lavorazione della valvola così. Ecco qua. Questo è come si potrebbe fare. Valvola lavorata, una bella differenza rispetto a prima. È stata allargata sia fuori, come detto prima, purtroppo insomma, necessariamente è stato bucato da questa parte, e poi internamente è stata allargata, eccola qui, fino ad arrivare praticamente a questo prigioniero qui. Come detto prima, per applicare la resina epossidica ci dobbiamo assicurare che la zona dove andremo a metterla sia pulita e priva di residui d'olio. Per essere sicuro scaldo con la pistola termica. Dopo aver scaldato il carter e pulito attentamente, procediamo alla bulinatura della superficie esterna del condotto per migliorare l'aderenza della resina epossidica. Dopo la bullinatura abbiamo applicato la resina, che adesso è nella sua posizione, si deve ancora asciugare. Ne ho anche approfittato per allargare leggermente il piano di appoggio, che verrà nuovamente rettificato per essere in piano. Anche all'interno del condotto è stata messa la resina, che poi gli eccessi verranno lisciati mediante carta vetrata. Eccolo qui il condotto finito. Questa è la sua forma definitiva, questo è il fuori, questo è il dentro. Il passaggio è abbondante, come detto prima, con una guarnizione abbiamo provveduto a fare la stessa forma anche sul collettore. Ho anche tappato sempre con la resina il terzo prigioniero per carter PK, perché capitava fuori dal piano di appoggio. E adesso vediamo come il collettore lavorato va a interfacciarsi con il condotto. Collettore montato. Come si può vedere, l'allineamento è perfetto.
Siccome che il collettore è molto voluminoso, per il montaggio del cilindro ho dovuto limare sia la parte superiore del collettore stesso che la parte anteriore del cilindro. Qui. Colgo anche l'occasione, avendo il cilindro in mano, di farvi vedere anche l'allineamento dei travasi, che è stato rivisto sia sul carter grande che sul carter piccolo. Ecco qua, non so, ecco. Per oggi è tutto, vi saluto, appuntamento. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.